Amici di Metal.it, ben ritrovati sul nostro canale per una nuova video recensione, la prima di questo 2021. Io sono Cory e oggi andremo a parlare del nuovo disco dei Tribulation, Where the Gloom Becomes Sound, in uscita oggi 29 gennaio per Century Media. Ma prima di iniziare permettetemi di rubarvi solo pochi secondi per ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle prossime uscite. I Tribulation sono sicuramente una delle formazioni più interessanti che sono apparse sulla scena metal negli ultimi 10 anni e il successo di dischi come The Children of the Night e Down Below è sicuramente dovuto anche al fatto che la band ha saputo negli anni costruirsi un sound così unico e personale che ha consentito loro di distinguersi da tutte le altre formazioni attualmente in circolazione. Rinnovamento ed evoluzione sono quindi le parole chiave che hanno contraddistinto la carriera dei Tribulation fino ad oggi, e proprio perché la strada che la band ha percorso nel corso degli anni è stata molto lunga e piena di cambiamenti, vale forse la pena ripercorrerla brevemente insieme. La band si forma già nel 2004, ma per attendere il debutto discografico bisogna aspettare fino al 2009, quando la Pulverize Records pubblica il disco di esordio The Horror. Si tratta di un disco prettamente death metal purissimo, chiaramente influenzato dalla scena svedese così vicina ai Tribulation in termini geografici. Nonostante comunque le influenze palpabili di formazioni come Dismember e Nihilist ed Entombed, il disco riesce comunque a imporre il nome della band all'interno della cerchia degli appassionati di death metal più old school. Tuttavia già dal successivo album The Formulas of Death, che uscirà 4 anni più tardi, si percepisce chiaramente la volontà della band di creare un qualcosa di molto più personale e diverso che permetta ai Tribulation di differenziarsi da tutte le band che in quell'epoca cavalcavano un po' l'ondata revival death metal. Tenendosi comunque saldamente ancorati al metal più estremo, il gruppo decide di esplorare nuove direzioni musicali e propone una musica sì molto estrema e ancora fortemente legata al death metal, ma con un piglio decisamente più progressivo e con l'intento di rendere il songwriting sicuramente molto più complesso e strutturato. Questo si riflette anche nella durata dei brani, che si fanno decisamente più elaborati e anche più ambiziosi sia in termini di struttura che appunto di durata. Nel 2015 arriva la svolta vera e propria con The Children of the Night, un disco che esce per la Century Media e che di fatto sancisce il matrimonio con la potente etichetta che dura fino ancora ai giorni nostri. Si tratta di un'opportunità che permette chiaramente alla band di aprirsi a un pubblico molto più vasto rispetto a prima, e anche dal punto di vista sonoro la band introduce un cambiamento piuttosto netto rispetto al passato. Infatti si evidenzia fin da subito la volontà del gruppo di abbandonare un po' la componente più estrema del proprio sound e dare maggiore spazio e coltivare con più attenzione invece la componente melodica e anche atmosferica della propria musica. Musicalmente quindi siamo di fronte a dei brani sicuramente più lineari, più asciutti rispetto a quelli contenuti nel precedente Formulas e in una ricerca più melodica e malinconica anche nelle atmosfere che la band propone, in cui emerge fortemente la influenza di un certo tipo di cultura gotica, vampiresca, legata un po' al romanticismo inglese di tardo Ottocento. Di fatto possiamo affermare che con questo disco i Tribulation compiono quella che è la loro metamorfosi vampiresca. Forti quindi dell'appoggio della Century Media, 3 anni più tardi i Tribulation pubblicano il loro nuovo album Down Below. Si tratta di un disco che di fatto prosegue il percorso di maturazione musicale della band, che rimane sempre fedele al sound di The Children of the Night, ma che in questa occasione ne dà una declinazione ancora più melodica e atmosferica. Questo da un lato chiaramente li allontana in maniera ormai quasi definitiva dagli esordi estremi e al contempo permette al gruppo di ampliare la propria fanbase e di imporsi in maniera molto importante a livello mondiale. A questo punto siamo curiosi di sapere da voi con quale disco avete scoperto i Tribulation, qual è fino ad oggi
il disco che preferite e se preferite la loro versione più grezza ed estrema di The Horror, oppure se siete più affezionati e trovate più interessante la loro versione recente. Arriviamo dunque quindi al nocciolo di questo video, ovvero la recensione del nuovo lavoro Where the Gloom Becomes Sounds. L'uscita di questo disco purtroppo è stata anticipata dalla notizia che il chitarrista Jonathan Hulten ha deciso di lasciare la band dopo tantissimi anni di permanenza e dedicarsi quindi alla sua carriera solista. Carriera solista che è già iniziata, nel senso che nel 2020 il chitarrista ha rilasciato il suo album Chance from Another Place, in cui si cimenta con sonorità veramente molto lontane da quelle che lo hanno visto protagonista nei Tribulation. Infatti possiamo considerare questo disco come il lascito di Hulten ai Tribulation, visto che la pressoché totale paternità del songwriting gli va attribuita, ed è un aspetto che inoltre apre anche degli interrogativi circa il futuro della band, nel senso che bisognerà capire a partire dalla prossima uscita se il gruppo riuscirà a superare l'abbandono del suo principale songwriter e anche se il nuovo membro entrato nella band riuscirà a dare il suo contributo in fase compositiva. Il disco comunque probabilmente risente della volontà di Hulten di dedicarsi a un'altra musica e infatti direi che questo è il lavoro più cupo e intimista che la band ha pubblicato fino adesso. Di fatto è anche quello che segna il definitivo e irreversibile allontanamento dal metal più estremo, di cui sostanzialmente rimane traccia solamente nelle vocals di Johannes Andersson, che è il bassista e cantante del gruppo. Questo si traduce chiaramente in pezzi meno diretti e meno furiosi, e invece più atmosferici e cupi, e dove chiaramente sono le melodie a farla da padrone, melodie molto sognanti, molto eteree, che hanno la capacità di rapire completamente l'ascoltatore e farlo estraniare dalla realtà che lo circonda. Non deve stupire quindi più di tanto che a livello lirico il disco sia pesantemente influenzato da magia e mitologia, non solo quella svedese ma anche quella mondiale. Per accorgersene basta leggere i titoli di alcuni brani che compongono la tracklist, come Inanna, Leviathans, Lethe o Daughter of the Djinn. Il merito della buona riuscita di questo disco è sicuramente da attribuire al lavoro straordinario fatto alle chitarre. Sono infatti le chitarre a dettare i ritmi e gli umori di questo Where the Gloom Becomes Sounds, tra arpeggi melanconici, melodie ammaglianti e anche dei momenti un po' più tirati che nel complesso rendono questo disco sia molto stratificato e complesso, ma anche piuttosto vario nella sua composizione. Anche la produzione è decisamente azzeccata per la proposta dei Tribulation, infatti si tratta di una produzione un po' retro, non moderna, che comunque riesce a dare risalto a tutti gli strumenti e alla voce in egual misura, e soprattutto sulle tastiere secondo me è stato fatto un ottimo lavoro, perché danno quel tocco atmosferico, però non sono mai invadenti o poste al di sopra di tutti gli altri strumenti. Quali sono quindi i pezzi che ho apprezzato di più di questo disco? In generale c'è da dire che la qualità è piuttosto costante ed è sempre su livelli piuttosto alti, per cui non ho ravvisato particolari cali nel songwriting. Dovendo comunque indicare dei titoli, penso che canzoni come The Hour of the Wolf, Leviathans, In Remembrance e The Wilderness siano sicuramente i brani che al meglio incarnano quello che sono i Tribulation oggi e che al meglio rappresentano questo disco. Arriviamo quindi al momento della votazione finale, considerando che è un disco che ho ascoltato veramente tanto e sempre con interesse, e che ascolto dopo ascolto è riuscito a rapirmi sempre di più, a rendersi ancora più interessante. La mia valutazione non può che essere un bell'otto pieno, pulito. Per quanto mi riguarda può anche essere una primissima candidatura per le poll di fine anno, però siamo solo a inizio 2021, per cui ci sarà del tempo per vedere se reggerà la prova del tempo fino alla fine di questo anno.
Bene, da parte mia per oggi è davvero tutto. Io vi consiglio caldamente di dare un ascolto a questo Where the Gloom Becomes Sound, perché è un disco veramente incredibile. Se non conoscete la band, il mio consiglio è quello di rimediare quanto prima, magari in maniera cronologica, così potrete apprezzare anche voi l'evoluzione che ha accompagnato i Tribulation nel corso degli anni e dei dischi. Sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate voi di questo disco, per cui vi invito a farcelo sapere nella sezione commenti qui sotto. E prima di salutarvi vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, e vi ricordo anche che è possibile abbonarsi al canale, per cui con una piccolissima spesa mensile potrete supportare attivamente la gloria di Metal.it. Da Cory per oggi è tutto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao! I left alone